Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo un interattivo che ha come assunto principale la manifestazione di un obiettivo, la manifestazione di qualsiasi obiettivo. Può essere amoroso, realizzare un amore che ti corrisponde, appagante, come piuttosto che un progetto lavorativo, occupare un posto in particolare nel lavoro, qualsiasi cosa su cui tu stai mettendo l'attenzione, su cui tu stai lavorando e quindi al netto di questo c'è magari qualcosa che blocca. Oltre a tutto il lavoro che vi dico di fare su voi stesse, grazie anche i contenuti che vi metto, vi sprono a studiare nelle mie playlist Risvegliare la coscienza e l'arte del vivere, andiamo adesso a vedere, per il lavoro su di noi, che cos'è che ci può bloccare, che cos'è che ci potrebbe bloccare, cos'è che può bloccare la manifestazione. Sei sempre tu che blocchi, cioè nel senso i tuoi credo alla radice, che stanno alla radice, il credere di non poter manifestare quella cosa perché ci hanno insegnato con il credo che abbiamo ricevuto dall'infanzia, dall'educazione familiare, sociale, culturale, che non possiamo raggiungere un determinato obiettivo piuttosto che un altro. Quindi andando completamente a occultare il potere dell'essere umano che ha di creazione consapevole della propria realtà. O meglio, che ha di creazione della propria realtà. Quando studi e lavori su te stessa, crei consapevolmente la tua realtà e non vittima del tuo stesso potere e della tua stessa creazione. Quindi ci sono energie negative dentro di noi che richiamano energie negative fuori. Una di queste è, siccome mi sono arrivate alcune mail importanti, allora mi è venuto da fare questo interattivo sull'invidia. L'invidia, piuttosto che la, la frustrazione, come tutte energie in negativo, fanno parte del pacchetto egoico, ciò che ci impedisce. E quindi come i sensi di colpa, la tristezza, la frustrazione fanno tutto parte pacchetto ego. E quindi nell'addestramento che facciamo all'ego, in questo caso noi possiamo utilizzare, come vi ho spiegato anche nel video, la chiave assoluta, prima parte, seconda parte e gli altri video sulla manifestazione e sul lavoro su di sé, noi utilizziamo quell'energia negativa di invidia, di frustrazione dell'ego a nostro favore. Come si fa? Facendoci dire dall'ego perché secondo noi quella determinata cosa che vogliamo manifestare non la manifestiamo. Perché secondo l'ego? Allora prendetevi carta e penna con il vostro obiettivo scritto in alto e chiedete, secondo te perché non la posso manifestare? E vi fate dire tutti i punti perché secondo lui non la potete manifestare. Perché sei incapace, perché non sei abbastanza, o perché, fatevi dire i perché. Una volta scritti i perché, voi ribaltate il credo scrivendo il credo opposto. Perché sei incapace, per esempio. Io credo invece di essere molto capace. Io credo di essere geniale. Io credo di essere meravigliosa. Credo opposti, ok? Perché, per esempio, l'invidia, no? Quando noi guardiamo qualcosa che possiamo guardare anche sui social, possiamo guardare qualcuno o qualcun altro che ha quello che noi vorremmo o ha una storia d'amore meravigliosa che noi vorremmo e provare una certa invidia. Chi è che non c'è passata da questa sensazione? Tutti ci siamo passati da questa sensazione. E grazie al fatto che ho attraversato queste dinamiche, vi posso passare la mia esperienza e come l'ho ribaltata sul mio successo. Quando ho provato invidia per quella determinata persona piuttosto che un'altra, perché aveva quello che volevo io, raggiungere un certo successo lavorativo piuttosto che avere un amore appagante che mi corrispondesse, oh? Quella rabbia, quella stizza, quella cosa. Ecco, prima di tutto l'autoanalisi serve ad essere onesti. Perché nel momento in cui tu conosci la tua materia interna e la ammetti, la puoi cambiare.
Quindi conoscendo tu puoi cambiare, se non conosci non puoi cambiare. Ok, quindi quando in questo caso invidiamo qualcuno, dobbiamo chiederci una cosa: cosa mi manca? Cosa mi manca? Perché questo punzecchiamento che ci arriva ci sta portando l'attenzione del lavoro su noi stesse. Qual è la cosa che mi fa credere che io non potrò mai avere quello piuttosto che quell'altra cosa? Qual è la cosa che mi fa credere che io non potrò mai avere quello che ha quella persona che sto io invidiando? Ecco, facendovi la domanda, chiedete all'ego, prendete carta e penna e scrivete il credo opposto. Io ottengo quel posto di lavoro e tantissimi riconoscimenti pubblici. Perché? Perché io sono geniale. Io credo totalmente nella mia preparazione, nella mia genialità. Piuttosto che un amore appagante, vedo una coppia che mi crea fastidio, che sono belli, che sono innamorati, eccetera. Nella misura in cui mi crea fastidio, io ho l'occasione per trasformare e adempiere verso la creazione della mia coppia di successo. E quindi ricordiamo che utilizziamo l'invidia o altre sensazioni di disgusto, disagio a nostro favore, perché all'ego basta così poco per portarti dentro una spirale che va verso un circolo vizioso, e noi portiamo la spirale verso un circolo virtuoso facendo questo tipo di cambio. Ricordiamo che ciò che semini raccoglie. Chi invidia, perché ci sono passata in prima persona, sta male solo lui. Non sta male la persona che viene invidiata, sta male solo lui. Di conseguenza ricordiamo che ciò che semini raccogli, ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai nei confronti di qualcuno ti ritorna indietro a boomerang. Perché l'universo funziona come un eco. Quando tu l'eco all'interno delle grotte, no? Ti rimanda la tua stessa voce, perché tutto è uno specchio. Quando getti fango su qualcuno, stai certo che il fango ti torna indietro. Come se tu getti amore, gratitudine, beatitudine per qualcuno e su quello che incontri, anche se ti ha dato fastidio per farti lavorare su di te, ti ritorna tale gratitudine. Questa è una legge insindacabile, cioè funziona così. Detto questo, andiamo a fare proprio questo interattivo su questa riflessione. E quindi abbiamo, perché non riusciamo a manifestare quella cosa? Allora noi con questo lavoro utilizziamo l'ego a nostro favore. Andiamo a vedere perché stiamo invidiando qualcuno, o nella misura in cui possiamo andare incontro a una sorta di invidia nei confronti di qualcuno. Quindi ponendoci dunque la domanda: cos'è che mi manca? E lo chiede all'ego cos'è che ti manca, secondo lui, e te lo scrivi. Andiamo a indagare questi punti adesso. E quindi adesso vi metto le varianti. Allora. Ok, allora. Si vede? Insomma, allora, ragazze e ragazzi, abbiamo il sole giallo, il cuore blu e la stella verde. Allora, andiamo a indagare un po' su questo punto. Sole giallo, cuore blu e stella verde. E partiamo dal sole giallo. Allora, mettiamo qua. Allora, sole giallo, e prendiamoci i Sefirion, l'oracolo di Sefirion, che ci fa proprio fare un lavoro importante su di noi. Quindi invidia. Cos'è che stiamo invidiando e cos'è che ci manca per mettere l'attenzione su noi stesse?
Cos'è che stiamo invidiando? Cos'è che ci manca? Da quale parte, quale carta di posizionamento partiamo? Regno egregorico, regno della chiara luce, vediamo se abbiamo già fatto un percorso importante. O comunque sia, al di là del percorso importante o meno, ci possono essere delle zone nascoste che, nonostante la levatura spirituale, più cresciamo, più dobbiamo mettere in attenzione quelle zone lì, che magari sono più radicate dentro di noi, mi spiego? Vediamo, allora, rispetto all'invidia, pensa al tuo obiettivo, quello che vuoi manifestare coscientemente. Andiamo a lavorare su questo. Rispetto al tuo obiettivo, di qualsiasi natura è, rispetto all'invidia che puoi aver provato, anche subdola, rispetto quindi a cosa ti manca secondo te, secondo il tuo ego. Andiamo a farci questo lavoro qua. Partiamo da questa. Vediamo. Un bel regno egregorico. Allora qua c'è proprio un condizionamento sociale con il regno egregorico. Siamo nella fase, rispetto al tuo progetto, quello che vuoi manifestare, nella fase in cui il tuo ego predomina e ti dice no, non lo puoi manifestare per i vari motivi che poi ti farai dire con carta e penna, va bene? Siamo proprio nella fase del regno egregorico, cioè il condizionamento sociale, culturale, familiare. Quindi credo che il credo è radicato. Quindi la tua invidia ha a che fare in questo frangente per quell'obiettivo che vuoi realizzare, per l'obiettivo specifico che vuoi realizzare, con un condizionamento che non è tuo. La tua invidia non è tua. Andiamo a vederci di cosa parla, qual è l'aspetto su cui mette l'attenzione il regno egregorico in questo caso. Vediamo. Perché stai invidiando chi ha quella cosa e tu non ce l'hai? Perché? Dove dobbiamo mettere l'attenzione? Perché stai invidiando, o hai potuto invidiare, o hai potuto. Qual è il credo alla radice? Qual è il credo alla radice che ti sta impedendo la manifestazione o sta bloccando l'energia? Vediamo. Allora, vediamo. La condiscendenza. Pretendi il rispetto e l'amore che meriti. Allora, è come se tu non ti sentissi meritevole di quello che stai chiedendo. Questo è il credo alla radice che hai avuto dall'infanzia o dai condizionamenti sociali dall'inizio. Quindi è come se l'accondiscendenza, io sono accondiscendente, sono troppo accondiscendente, qua c'è il troppo, no? Quindi stai invidiando qualcuno o qualcosa, o hai potuto invidiare qualcuno o qualcosa che aveva quello che tu non hai ancora, perché ti sei sentita non meritevole di ricevere amore nell'infanzia. E quindi il credo negativo è questo, e quindi sei stata troppo accondiscendente, no? Il quarto chakra, il chakra del cuore è un po' sbilanciato, perché il chakra del cuore è sbilanciato quando o diamo troppo all'altro per paura di non essere amati, oppure non diamo niente. Qui il chakra del cuore è chiuso. Quindi a questo punto il credo alla radice rispetto all'invidia, perché tu hai invidiato o hai potuto invidiare qualcuno rispetto a quello che tu vuoi manifestare e quella persona ce l'aveva, per esempio, è perché non hai sentito di meritare quella cosa. Quindi già il credo a questo punto mi cambia e mi vai a scrivere: io credo di meritare assolutamente quella cosa. Perché? Perché io credo di meritare amore. Io merito amore. Attenzione, mettete il credo. Io credo assolutamente di meritare quella cosa. Se parliamo di una storia d'amore, io credo assolutamente di meritare la persona che mi appartiene per diritto divino. Io credo assolutamente di meritare l'amore. Io credo assolutamente di meritare quel posto di lavoro perché io valgo.
io sono geniale. Ok? Quindi il credo relativo a questa circostanza era il non meritare. Quindi quando ti farai adesso, ti scrivi il tuo ego cosa ti dice, perché per ognuna di voi la situazione specifica è diversa, alla base c'è il meritare quella cosa. Chiediti anche nell'infanzia o nell'adolescenza chi ti ha fatto credere di non poter meritare quella cosa, magari l'hai visto esempi familiari, esempi di amici stretti di famiglia, che hanno, magari c'è stato un credo condizionante che hai assorbito. Non necessariamente qualcuno ti ha detto questa cosa, ti ha detto di non meritare, mi spiego? Tu l'hai assorbito dai familiari e dall'intorno. E a questo punto noi andiamo a lavorare proprio sullo smantellamento, quindi tu hai invidiato qualcuno che aveva quella cosa, magari i tuoi genitori, la famiglia hanno invidiato qualcuno, proferendo parole di invidia, tu hai assorbito quella cosa, credendo tu stessa o tu stesso di non meritare. Allora, io credo assolutamente di meritare, perché io sono geniale, io sono magnifica, io sono una persona adorabile, amabile, empatica, a seconda di quello che volete manifestare. Mi spiego? Ok. Quindi, e già ci hanno dato una... Quindi, rispetto a cosa ti manca, cosa hai pensato, hai creduto che ti mancasse, niente. Io sono l'assoluto. Mm? E quindi a questo punto vediamo di metterci altre carte proprio su questo. Andiamo a vedere magari consigli, vediamo un po'. Allora, diamoci un attimo dove stanno i Rider White. Prendiamoci questi. Anzi, scusate, prendo i Rider White sull'altro tavolo. Allora, vediamo. Rispetto a questa situazione, rispetto a quello che vogliono manifestare le mie ragazze e i miei ragazzi, diamoci la carta di partenza, qual è? La carta di partenza qual è? Cosa ci dicono i Rider White? 8 di bastoni. Allora qua mi stanno dicendo già, l'8 di bastoni è un'energia comunicativa e quindi già mi fa pensare al verbo, quindi il verbo crea. Quindi qua mi stanno dicendo, per lavorare bene su di te, inizia a proferire il verbo. Io scusatemi, io credo assolutamente di meritare quello che vuoi manifestare. A discapito di cosa? A discapito del diavolo, ragazze, a discapito dell'ego, a discapito delle paure, a discapito delle dipendenze dai vecchi credo. Mm? E quindi sì, io posso, io valgo, assolutamente. Va bene? Adesso, al netto di questo, ci mettiamo queste altre. Sì. Quindi, allora, quindi rispetto a questo, la situazione di partenza è un 8 di bastoni che al tempo stesso ci dice: tu inizi a parlare, a proferire il verbo, l'energia si muove a tuo favore, cioè cose insperate accadono perché questa energia attorno a cui stai gravitando. Detto fatto, per molte di voi è istantanea questa cosa, con l'8 di bastoni. Andiamo a vedere rispetto alla manifestazione dell'obiettivo che vogliono realizzare le mie ragazze e i miei ragazzi. Vediamo un po' quest'otto di bastoni, la situazione prima di tutto, qua com'è? Ci facciamo un taglio. Allora, vediamo un po' rispetto alla situazione che vogliono manifestare i miei ragazzi e i miei ragazzi, qualsiasi situazione sia, obiettivo sia. Beh, ragazze mie, qua c'è un folle e un 8 di denari. Ragazze, qua dovete mettere l'impegno, la situazione si sblocca nella misura in cui fate questo lavoro, va bene? Il lavoro di utilizzare l'ego a vostro favore quando invidiate qualcuno o qualcosa con queste affermazioni, le affermazioni più congeniali a voi.
Qua evidentemente siete partite da zero nel fare qualcosa, un rischio, qualcosa. Con l'8 di denari mi dice che l'impegno paga. L'impegno che mettete adesso nel cambiare la prospettiva rispetto a questa dinamica ripaga. Andiamo a vedere adesso. Mettiamoci 3 carte. Papa, credenze, mondo, imperatrice. Ragazzi, qualsiasi cosa stiate manifestando qua avete, grazie all'impegno che mettete sul vostro progetto, il pieno sviluppo, qualcosa di scioccante. Qualcosa di scioccante. Abbiamo Papa, universo, mondo e l'imperatrice. Grazie al vostro impegno in quello che fate, vi state impegnando in un progetto, su qualcosa, obiettivo specifico, lavorativo o amoroso. Va bene, che cosa avete qua? Qua avete il pieno successo con l'imperatrice rispetto a quello facendo questo. Non siate accondiscendenti verso il vostro ego, non siate accondiscendenti verso l'ego, bensì verso la vostra maestria. Allora qua mi sta dicendo che con l'imperatrice bellissima, il pieno esito, il pieno sviluppo, facendo questo lavoro, il Papa qua rappresenta il credo, la credenza, un pieno successo. Successo grazie alle nuove credenze. La nuova credenza è il credo che state mettendo adesso e l'impegno sul vostro lavoro. Avete un lavoro specifico, un progetto da fare, la realizzazione di un amore 100%. 100% pieno sviluppo. Va bene? Qua è proprio sono 3 arcani maggiori, ragazzi, quindi sono veramente una stesa importante rispetto al vostro obiettivo. E questo, l'impegno che state mettendo in questa cosa, darà dei frutti meravigliosi sotto tutti i vostri, per diversi aspetti, non solo su quello che state manifestando. Andate proprio a recidere il regno egregorico, le paure che vi hanno tenuto soggiogati, dei vecchi credo. Wow, wow. Ragazze, io ci metto, ragazzi, una carta di queste, un ulteriore consiglio per spezzare definitivamente ancora il blocco. Un ulteriore consiglio. Qua volete un amore, l'amore avete, volete un progetto lavorativo, il progetto lavorativo c'è. Mi spiego? Pieno successo di questa cosa. Se fossero uscite carte negative vi avrei detto altre cose rispetto a quello che era di base, però sono carte potentissime. Un ulteriore suggerimento nel credere di meritare amore, il credere di meritare tutto quello che stanno desiderando le mie ragazze e i miei ragazzi. Cosa ci vogliono dire gli Star Code, gli abitanti di Venere con le carte di Anjo Vadan? Numero 19, che poi tra l'altro è anche il sole dei tarocchi. Allora dice: dedicate tutta l'attenzione e l'amore di cui siete capaci a ogni gesto, a ogni parola, a ogni sguardo nei vari episodi quotidiani e vedrete come questa attenzione renderà la vita più fluida e leggera. Cioè, ragazzi, vedete come vanno di pari passo, no? 8 i denari, l'impegno e la dedizione in quello che state facendo, con l'affermazione, laddove avete potuto provare invidia per qualcuno, anche sottile e celata, che non l'avete nemmeno ammessa a voi stesse, mi spiego? Utilizzando a vostro favore questo, cioè con il lavoro su voi stesse che state facendo, con le nuove affermazioni, dedicatevi con dovizia e con amore a quello che state facendo, perché questo è il risultato, l'imperatrice. Ok? Meraviglioso, ragazze, quindi complimenti veramente. Io mi auguro di avervi dato un assist ulteriore nel vostro lavoro di manifestazione e magnifica maestria. Io vi abbraccio profondamente e noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore blu. Lo mettiamo qua. E allora, rispetto alle sensazioni che abbiamo potuto provare in passato, che possiamo provare ancora adesso, più o meno latenti, ok? Di invidia, rispetto a qualcuno che ha qualcosa che vorremmo manifestare anche noi. Quindi rispetto al blocco energetico sulla manifestazione, quindi cos'è che blocca? Essendo tutto energia, tutto, come diceva Einstein, tutto, dal tavolo alla mia pelle, al mio corpo, alla bottiglia, tutto è energia. Allora come pensieri, emozioni,
sono energia, di conseguenza laddove noi vogliamo qualcosa c'è e non si manifesta, comunque sia, per accelerare anche il processo di manifestazione. Cerchiamo di individuare il punto, in questo caso, qual è, a quale regno corrisponde il blocco energetico eventuale di una tua manifestazione. Pensa alla manifestazione, vediamo qual è il punto su cui dobbiamo andare a mettere l'attenzione in questo momento affinché si acceleri tale manifestazione o si sblocchi laddove c'è un po' più di credo negativo di un pensiero negativo, ok? Quindi ricordiamo che l'universo ha modi insondabili dalla mente per farci arrivare a ciò che abbiamo chiesto, illogici talvolta, irrazionali appunto perché non riguarda la mente, e quindi entrare nella fede cieca è ciò che vi invito sempre a fare con il lavoro su voi stessi. Ok, adesso andiamo a mettere l'attenzione su un eventuale ipotetico blocco che attraverso l'invidia o altre sensazioni negative che avete provato rispetto a qualcuno che può avere quello che avete voi, che volete voi o che avete potuto provare in passato, e quindi comunque c'è quel blocco dentro, è subconscio. Vediamo comunque che cosa ci dice l'oracolo di Sefirion rispetto a questo. Allora, per le ragazze e ragazzi che hanno scelto il cuore blu, vediamo. Allora, a quale regno appartiene il blocco energetico? Al regno della chiara luce. Ragazzi, allora già vi dico una cosa, siccome questa è la fase ultima, cioè è già l'adempimento di lo sblocco dell'energia, va bene? Quindi significa che voi siete già arrivate, molti di voi che avete scelto di impatto questa seconda stesa, avete già sbloccato l'energia. E quindi magari guardiamo adesso questa stesa su come implementare il lavoro di energia che avete già sbloccato. Avete già sbloccato l'energia qua, eh? Se avete scelto subito di impatto questo, la vostra manifestazione già non ha freni, ecco. Andiamo a vedere su cosa puntare attenzione per implementare tale lavoro. Vediamo, allora. Quindi voi tendenzialmente anche l'invidia o non invidia, nel senso l'energia negativa legata a questo argomento, avete già sbloccato tantissimo, va bene? Anche se magari non ve ne rendete conto, e questo, magari guardare adesso questo video ti conferma ciò che già sai, ok, andiamo a vedere a quale regno, qual è la carta del regno della chiara luce per la manifestazione delle mie ragazze, miei ragazzi. Qual è l'energia? Vediamo. Allora, beh sì, la comprensione, è già compreso tutto. Comprensione, forma, vita, madre. Sei ricettiva, sei pronta a ricevere, ok, quello che hai chiesto. Sai accogliere, sii disponibile e sempre aperta al possibile. Vastità, sincronicità. Allora mi arriva già una cosa, rispetto alla tua manifestazione, che sia amore, lavoro o altri obiettivi, stai pronta a ricevere ciò che non ti aspetti con la mente, ma hai fede e l'hai sempre avuta. Perché l'energia proprio della madre questa, dell'accoglienza, come se fossero uscite le coppe. Quindi ricezione, stai pronta a ricevere. E quindi rispetto a delle sensazioni di invidia, un po' di frustrazione, un po', siccome stai alta qui, stai alto con il regno della chiara luce, cioè stai molto consapevole, quindi un grande lavoro hai fatto, allora qua l'unica cosa che ti chiedono di fare è essere disponibile e aperta a qualsiasi cosa, cioè di implementare il lavoro su questo. E già mi viene l'affermazione: io sono l'assoluto, io sono accogliente, io sono perfetta, io credo
nelle mie affermazioni, io credo totalmente nel mio obiettivo per continuare a fluire. Io sono benedetta, io sono guidata, io sono protetta. Wow, ok, quindi abbiamo fatto già un grande lavoro su noi stesse con questo, Sì, chi più chi meno a seconda di quello che volete manifestare, Quindi se siete agli esordi del lavoro spirituale, questo regno della chiara luce ti dice che hai fatto un ottimo lavoro anche nelle vite precedenti. Vi spiego perché noi partiamo sempre da dove abbiamo lasciato nella vita precedente. Poi ci serve anche pochissimo per riaccordarci e per ricordare il lavoro che abbiamo fatto nelle precedenti incarnazioni. Ok. Allora, rispetto all'obiettivo che stanno manifestando i miei ragazzi e ragazzi della seconda variante del cuore blu, qual è la carta? L'energia generale rispetto a questo obiettivo qual è? Qua state aspettando di ricevere, infatti, ma ci siete già. Non c'è blocco negativo. Andiamo a vedere. Qual è l'energia generale rispetto alla tua manifestazione? Infatti, hai il totale controllo. L'imperatore ha il totale controllo. Hai l'ordine, hai ordinato i pensieri, hai messo sotto scacco l'ego, mi viene anche da dire. Qua hai il totale controllo di quello che stai manifestando. Qua c'è un 4 di spade, mi dice che stai, perché hai sanato le dinamiche mentali. È tutto sotto controllo. Dove va questo imperatore? Sì, a combattere per quello in cui credi, 7 di bastoni. E laddove tu percepisci energie discordanti, tu le sai mettere a bada. Sei tutto sotto controllo. Laddove percepisci una lotta, con la carta qui che mi dice l'accoglienza, tu sai accogliere le tue divergenze interne, anche laddove dall'esterno ti viene innescata una sorta di fastidio, e le sai far fluire con questa carta qui. Wow. Ok, mettiamoci queste altre. Queste qua. Rispetto alla tua manifestazione, infatti 8 di bastoni stavo uscendo perché mi fai muovere l'energia. Rispetto alla manifestazione delle mie ragazze e miei ragazzi, rispetto, mettiamo qua, alla tua manifestazione, vediamo un po', rispetto a quello che stanno manifestando i miei ragazzi, cuore blu. Allora, rispetto a quello che stanno manifestando le mie ragazze e i miei ragazzi, cuore blu. Regina di coppe, adesso abbiamo parlato di regina di coppe e matto. Sì, sì, qua tu sei pronta a ricevere, stai avendo tanta pazienza. Hai fatto un salto di fede, matto. State andando una bomba, State andando una bomba. Quindi io sono l'assoluto, io sono unica, io sono benedetta, io sono protetta, io ottengo sempre tutto ciò che è mio per diritto divino. Ma è già assodato nel vostro subconscio, Regina di coppe, sei pronta a ricevere con la tua pazienza. Vediamo un po', qui, mettiamo così. Sì, qua abbiamo proprio la regina di coppe, 10 di coppe, sì ragazzi, siete proprio, se volete una famiglia o volete raggiungere il pieno appagamento, la felicità, avete tutto sotto controllo qua, vediamo. Temperanza, 5 di bastoni. Sì, paggio di bastoni. Allora state per ricevere comunicazioni che hanno a che fare con il vostro obiettivo. Chiaro come l'acqua. E qua se c'erano delle divergenze anche con altre persone, vengono chiarite, voi avete pazienza, avete capito come giocare con l'ego, avete capito che l'ego fuori
il tuo ego interno si serve degli altri, 5 di bastoni, si serve degli altri per nutrirsi, ma tu non gli dai più spago, sei pronta a ricevere, regina di coppe, tanta pazienza. E qua stai assolutamente per ricevere notizie inerenti alla tua manifestazione con il paggio di bastoni, e anche chiarimenti, anche si sanano le divergenze, hai avuto tanta pazienza, temperanza, hai riportato l'equilibrio interno sulle tue vicissitudini interne. Sì, 100%. Wow ragazze, quindi a seconda di cosa state manifestando, col regno della chiara luce già mi avevano detto che è tutto libero, quindi era giusto adesso un po' mettere l'attenzione su quello che stai manifestando, darti il via al 100%, anzi continuare a dirti 100% sì. È già in essere questa cosa, non ci sono blocchi di grande natura, non ci sono regni egregorici da cui proprio mettersi in guardia e adoperarsi in quanto tale, stai proprio viaggiando bene. Andiamo a vedere qua cosa ci dicono gli star code, un consiglio. Se ci sono state attese, era tutto funzionale al lavoro su voi stesse per farvi diventare ricettive. Se volete manifestare amore, lavoro, qualsiasi cosa è la vostra manifestazione, le notizie eccole qui, stanno per arrivare. Un consiglio. 47 ti dice: quando nei vostri sogni più belli create momenti di gioia, istanti di pace con coloro che vi feriscono o che si oppongono a voi, sappiate che quei momenti sono più concreti di quanto immaginate. Pazzesco, vedete come si uniscono. Qua ti stai dicendo che laddove tu hai visto resistenza all'esterno, hai capito che erano ombre tue interne, il tuo ego si serviva degli altri per metterti alla prova, invidie, gelosie o tristezze, frustrazioni, l'hai instradato perfettamente e hai iniziato a credere nonostante le vicissitudini fuorvianti esterne. Qua ti dice di continuare a immaginare. Immagina la bellezza di quello che stai creando, perché è in arrivo quello che hai chiesto. Qua parlava di temperanza, conflitti, se parliamo di una persona in particolare, una persona un po' più indisposta all'esterno di noi, vogliamo manifestare questa relazione, 100% avete comunicazioni per la vostra pazienza, perché avete sbloccato tutto, si è aperta a tutto, a come l'universo ti porterà questa cosa. Oppure un progetto lavorativo, un capo, qualcuno di ostile, tu hai rispetto alla tua manifestazione sbloccato la comunicazione per raggiungere il tuo obiettivo. Mi viene in mente anche un editore, qualsiasi cosa, avete sbloccato tutto, perché qua dice: per le persone che vi feriscono, che si oppongono a voi, e tu hai creato momenti belli e benedetto battezzato, sappi che adesso quello che stai immaginando è in essere per te, sta arrivando. Ragazzi, è meraviglioso, non vi dico altro, era giusto per mettere un po' di più ancora la benzina sul fuoco dell'ego e bruciarlo completamente. E quindi complimenti ragazze mie e ragazzi, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la stella verde. Andiamo a vedere rispetto alla tua manifestazione se ci sono blocchi, eventualmente che blocchi sono, come sbloccarli, se abbiamo provato un po' di invidia, frustrazione per persone, circostanze, anche subdole, anche sotto, che un po' di fastidio, a seconda di gradi di levatura spirituale, no? Di ognuna di voi. Quindi andiamo a vedere se c'è e come sbloccare un'energia di stagnazione o di proprio blocco rispetto a quello che stai manifestando, quello che vuoi manifestare. Quindi tieni bene a mente la tua manifestazione di un obiettivo specifico, lavoro, amore, piuttosto che un'attitudine spirituale, insomma, vediamo un po'. Qual è il regno, la carta di posizionamento del Sefirion? Vediamo da dove partiamo, che cosa dobbiamo sapere rispetto alla nostra manifestazione. Che tipo di energia stagnante può essere, ripeto, dipende sempre dai livelli di coscienza spirituali di ognuna di voi, no? Può essere più o meno lieve o più o meno grave, ecco, più o meno radicato il credo, più o meno
più o meno radicato il credo negativo, vediamo un attimo, e così lavoriamo su noi stesse. Allora, questa, vediamo un po'. Vabbè, abbiamo un credo negativo radicato dall'infanzia, dall'educazione ricevuta, dalla società, dal sistema, un regno egregorico, cioè i condizionamenti proprio dell'ego che pregnano su quello che vuoi realizzare. Ma adesso lo andiamo a individuare subito, andiamo a vedere anche il processo da fare, ok? Per sbloccare, anche se per esempio avete raggiunto una buona levatura spirituale, ci possono essere delle cose che ad ogni gradino ci mettono alla prova, che ci rifanno testare, ritestare quel vecchio credo. Mi spiego? Andiamo a vedere. Regno egregorico, un'egregora, quindi negativa, quindi che non riguarda te, ma ti è stato proprio indotto questa cosa. Ok. Andiamo a vedere di che natura è questo blocco energetico e lo sblocchiamo subito. Allora, a che tipo di credo negativo appartiene questo blocco energetico per l'obiettivo che vuoi realizzare? Variante della stella verde. Di che natura è questo blocco energetico, questo credo negativo? Di che natura è? Vediamo, di che natura è? Avidità. Avidità. Dice, non dai veramente, ti mostri, ti esibisci con calcolo. Allora, ragazze e ragazzi, ci sarebbe un trattato da fare sull'avidità, vabbè. Vediamo di canalizzare le informazioni più importanti. Allora, qua mi dice che un blocco energetico ha a che fare col senso di avidità. Allora, quando è che noi accumuliamo, per esempio, no? Abbiamo paura, un po' di resistenza, avido, no? Quel 4 di denari, per esempio, mi dà la sensazione di questa avidità. E quando abbiamo paura di dare, quando abbiamo paura di quando è che abbiamo paura di dare? Quando non possediamo abbastanza all'interno, quando non siamo pieni all'interno, quando non ci sentiamo il regno di Dio all'interno. Ok? Quindi nella misura in cui non ci sentiamo ricchi del regno di Dio interno, cioè che possiamo accedere a qualsiasi tipo di potenzialità possibili, allora siamo avidi all'esterno. E questo è un credo negativo che hai dall'infanzia, genitori, famiglia, catechismo, scuola. Ok, forse hai avuto, come la maggior parte di tutti noi, degli esempi in famiglia di questa natura, no? Allora di trattenere per mancanza di percezione interna di essere l'assoluto. Tutti noi abbiamo avuto questi esempi. Per mancanza del Dio interno, di sentirsi la divinità dentro, di il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il tuo Dio, è il tuo sé superiore. E quindi un blocco alla manifestazione può essere il fatto di, in questo caso la carta oltre ad avidità, rispetto a quello che vi ho detto, è come se ti mostrassi per quello che tu non sei. Ti esibisci con calcolo, ti dice qua. Cioè calcoli in base alla proiezione che tu puoi fare all'esterno, cioè in base all'altro tu ti regoli come mostrarti e non sei autentica.
Quindi mi viene già da dire che l'affermazione per sbloccare la tua manifestazione è dire: io sono autentica, io mi onoro, io mi amo così come sono. Io mi onoro, io mi amo così come sono. Se all'interno di te ci sono delle contrarietà, come vi ho spiegato nel video, mi viene in mente di riguardarvi, se non l'avete fatto, di guardarvi il video sul tradimento, il mio podcast sul tradimento. Le nostre contrarietà interne devono viaggiare all'unisono per far fluire l'energia. Per esempio, io mi sono impostata sempre in un certo modo, mi hanno educato ad essere in un certo modo, ma dentro di me sta per scoppiare una parte di me che è completamente contraddittoria all'altra, che vuole uscire e mi crea problemi, frustrazione. E di conseguenza devi riuscire a incanalare le tue energie accettando di essere entrambe le tue contraddizioni. Quindi qua il blocco energetico rispetto a qualsiasi manifestazione su cui stai lavorando, che sia amore o lavoro o altro, ha a che fare con la tua autenticità. A seconda dei gradi di coscienza spirituale di ognuna di voi, perché siamo tantissime, quindi ha a che fare come comune denominatore con la tua autenticità. Già l'affermazione io sono autentica ti apre la via. Cerchiamo di analizzare più casi. Allora, mi viene in mente sul lavoro, se si ha paura di mostrare le proprie ricerche o se si ha paura di mostrare quello che si sa, se si ha paura di mostrare, di condividere la propria conoscenza, mi sta venendo questa cosa perché dice non dai veramente ti mostri. Se si ha paura di mostrare la propria essenza, se si ha paura di mostrarsi, mi spiego? Se si ha paura di mostrarsi, magari sai delle cose ma hai paura di quello che hai scoperto perché non vuoi che gli altri sappiano quanto te o più di te. Mi sta arrivando questo esempio qua, magari vale per alcuni di voi. Però fingi di dare il tuo sapere, fingi di dare la tua conoscenza, però non dai tutto. E vuoi manifestare una determinata cosa nel lavoro. Allora il blocco, se non stai riuscendo a manifestare, o un eventuale blocco, al di là se non stai riuscendo o meno, può essere questo. Io sono autentica, io do amore, io sono condivisione. Prendiamo un altro esempio, perché si aprono miliardi di scenari qua. In amore, quale esempio mi viene più facile? In amore, voglio una persona che mi ami totalmente, che mi dia attenzione. Ma tu la dai l'attenzione? Ami veramente, totalmente, come pretendi di essere amata dall'altra persona? È chiaro? Come fai ad essere amata dall'altra persona? Io mi amo totalmente, io mi onoro totalmente, anche quegli aspetti di te contraddittori. E allora non mi proietti all'esterno una persona contraddittoria, una persona che ti fa male con le sue contraddizioni, perché sei tu che ami le tue contraddizioni interne e inizi a far fluire l'energia. Ti esibisci con calcolo. Cosa vuol dire qua? Che un problema potrebbe essere il fatto che tu premediti prima, appunto, come ti dovrai mostrare all'altro, però tu all'interno non sei così. Tanti sono gli scenari, Fondamentalmente con la carta avidità è trattenersi. Cos'è che stai trattenendo? Allora fatti dire, rispetto alla tua manifestazione, dall'ego, perché secondo lui tu non puoi manifestare una certa cosa. Scrivitelo perché, per questo motivo, perché così, perché sei troppo attaccata a qualcosa, oppure perché non dai a te stesso. Fatti dire i perché i perché possono essere tantissimi. Fai un'analisi su quei perché
e ribaltami il concetto. Io credo invece di essere generosa, io credo di essere generosa con me stessa e di conseguenza lo sono anche con gli altri. Perché essere generosi con l'altro non significa sono generosa con l'altro nel caso in cui poi l'altro non mi ama, non mi vuole. Essere generosi con l'altro significa essere generosi con se stessi. Generosi con se stessi vuol dire accogliere le proprie contraddizioni. Io sono generosa con quella parte di me che vuole uscire, a cui non gli ho dato mai ascolto. Io accolgo la mia contraddizione. Mm? Tanti sono gli scenari rispetto a questo. Fatto sta che io sono autentica, io mi amo, io mi onoro, è l'affermazione cardine per tutte le vostre manifestazioni che stavano facendo ristagnare l'energia. Perché il vostro sé superiore, il vostro padre, il vostro Dio, nel farvi arrivare quel desiderio, quella cosa che volete manifestare, fra gli obiettivi che ha è quello di farvi lavorare sulla vostra autenticità. Ok, si aprirebbero tanti scenari qua, ma rispetto qua alla generosità, non dai veramente, ti mostri. Magari mostri di dare, di fare anche magari un amore che vuoi manifestare a una persona specifica, però non è la verità. Magari tu non tolleri alcune cose di quella persona, assolutamente non tolleri e stai covando dentro, per esempio. E quindi lavorando su te stessa dicendo io mi amo, io mi onoro, io onoro le mie contraddizioni, inizi ad amare te stessa e ad amare le tue contraddizioni e a non proiettare sull'altro la reazione alle tue contraddizioni oppure la contraddizione dell'altro, perché è sempre uno specchio. Ok, detto questo, vediamo qual è l'energia attorno alla quale ruota la tua manifestazione, qual è l'energia generale. Perché magari all'interno del sistema familiare, scuola, catechismo, eccetera, eccetera, ci sono stati questi esempi di ritenersi, trattenersi, se dai troppo poi ti manca qualcosa, ok? Quindi a seconda dei casi, dovete farvi un elenco delle vostre contraddizioni, o meglio farvi dire dal vostro ego prima di tutto perché il vostro ego sa tutto di voi, soprattutto le cose negative, perché si nutre di quello, e ve le fate dire e fate il credo opposto, va bene? Allora, andiamo a vedere qual è l'energia attorno a cui ruota la tua manifestazione. Se avete proiettato persone avide fuori che non si aprivano è perché tu non stai aprendo a te stessa la porta del cuore, alle tue contraddizioni interne, all'amore di te. Ok. Se abbiamo proiettato fuori persone manipolative, era perché tu stai, il tuo ego ti sta manipolando nel non farti essere autentica. Ok. Qual è l'energia attorno a cui ruota la manifestazione? Stella verde, per le mie ragazze e ragazzi della stella verde. Perché qua tu sei perfetta proprio così come sei, ok? Quindi l'autenticità ci vuole, il desiderio che ti è mandato l'universo da realizzare, il tuo sé superiore, era proprio per questo motivo, come principio cardine, ecco. Allora, l'energia attorno a cui ruota la manifestazione delle mie ragazze e ragazzi è il mago. Ragazzi, è il mago, appunto, la manifestazione. Qua mi dice che tu manifesti se fai l'affermazione come abbiamo detto, io sono autentica. Io manifesto tutto ciò che io voglio grazie alla mia autenticità. Ok? E dove va questo mago? Ragazze,
la piena felicità di quello che state chiedendo. Guarda, mago 10 di coppe, facendo quello che abbiamo detto, grazie a questa analisi che stiamo dicendo adesso, l'energia si sblocca, si sblocca, si sblocca, laddove era comunque sbloccata, perché a seconda dei livelli di coscienza di ognuna di voi, no? Del lavoro spirituale svolto, eccetera. Ok, laddove serviva una spinta in più e credere di avere tutti gli strumenti, mago, di essere autentica, bellissima, meravigliosa o capace così come sei, e questi strumenti qua che ti senti di avere ti portano alla felicità che a cui vuoi andare incontro, che si tratti di amore, di famiglia, di figli, lavorativa, appagamento emotivo sul lavoro, la manifestazione di una felicità assurda. Io sono autentica riguardo di te, senza calcolo, perché le persone fuori rispondono alla tua interiorità. Mm. Wow, ok, e ci facciamo un attimo subito adesso con queste, va? Anzi, sì. Allora, la manifestazione delle mie ragazze e miei ragazzi, l'energia per favore. Energia. Allora, per la manifestazione delle mie ragazze e dei miei ragazzi della Stella Verde, qual è l'energia? Giustizia e carro. Beh, ragazze e ragazzi, qua c'è la giustizia numero 8, numero 8. Anche delle situazioni legali riguardanti i figli, Mm? Pieno avanzamento e pieno successo, il carro. Allora, io sono autentica, io mi amo, io mi onoro, io ottengo sempre tutto ciò che mi appartiene per diritto divino, grazie alla mia autenticità. 8. Giustizia interviene a tuo favore, il carro, pieno avanzamento sulle difficoltà. La giustizia e carro, a questo punto sta la tua manifestazione, una bomba. Allora, con questo appunto qui, vediamo un po'. La temperanza, il 6 di bastoni, 4 di spade, un altro accanto al 4. Sì, regina di bastoni, devi credere in quello che stiamo dicendo, nel tuo potere. Allora, pieno avanzamento e successo su questioni riguardanti dei dialoghi che erano fermi, questioni riguardanti a un fermo, questioni riguardanti un fermo e la voglia di avere un pieno esito di queste situazioni di dialogo, secondo me qua, anche questioni riguardanti il dialogo, comunicazioni ferme, 4 di spade parla di un fermo, temperanza comunicazione, mago comunicazione. Grazie a questo tu avrai la regina dei bastoni, ci parla del tuo potere personale anche se sei uomo, che hai tutto sotto controllo grazie alla magia che pratichi, il potere del verbo. In principio fu il verbo e il verbo poi si fece carne, quindi rispetto a situazioni che riguardavano la tua manifestazione di fermi, di blocco oppure di un pieno esito, di comunicazioni, tu hai il pieno esito grazie al tuo potere e un pieno avanzamento con il carro. Se vuoi per esempio qua il 3 di denari c'è cavallo di bastoni, cambiamenti riguardanti la partecipazione, la collaborazione di persone nel venirsi incontro, ce l'hai. 6 denari, sì sì sì, ok, riguardanti lavoro, denaro, situazioni affettive, se vuoi l'amore, ok? L'amore. Allora l'amore, in questo caso la regina dei bastoni chi è? È magnifica, io sono l'assoluto, io sono meravigliosa, io mi esibisco qua non con calcolo come dice qua, io mi esibisco per la mia autenticità, io vinco, io manifesto grazie alla mia autenticità. Mm? E quindi io do. Qua dice non dai veramente ti mostri. Qua c'è una regina di bastoni meravigliosa con i figli, con dei bambini, abbondante. Io sono talmente abbondante all'interno che do all'esterno la mia abbondanza, la mia luce. Ok? Quindi pieno esito di questo con questo appuntino qui, va bene? Andiamo a vedere cosa ci dicono gli star code. Messaggi di Venere, gli abitanti di Venere, canalizzati da Anne Juvadan con queste meravigliose carte oracolo. Un suggerimento in più.
Quindi qua, se stai manifestando un amore appagante, al di là di tutto una persona specifica, oppure un amore appagante, una manifestazione di amore appagante. Allora, da cosa è dato questo amore appagante? Dalla tua meravigliosa abbondanza interna. Regina di bastoni, è meravigliosa dentro e fuori. Lo si è fuori soltanto se lo si è dentro. Ok. Vediamo cosa ci dicono gli Star Code. Allora, numero 24. Le vostre parole sono la vostra vita, ma dissertare per ore su concetti avvolti di parole, questa è la vostra torre di Babele, la vostra difficoltà di comunicazione. Allora qua ci parlavano già di comunicazioni che erano interrotte, di circostanze comunicative che non avanzavano. Vedete come si parlano poi tra loro? Ok. Per comunicare verbalmente bisogna prima di tutto comunicare con il cuore, autenticità. Io sono autentica, le mie parole sgorgano direttamente dal cuore, è un'altra affermazione. E questo presuppone che si sia capaci di amare gli altri e di amare se stessi. Abbiamo appena finito, guardate come si conclude, io mi amo, io mi onoro. Quindi la vostra manifestazione ha a che fare con questi concetti chiave. Io mi amo, io mi onoro. È normale che io proferisco parole d'amore verso l'altro perché io inizio ad amarmi e a onorarmi. Di conseguenza amo e onoro l'altro. Quindi il concetto chiave, il credo negativo che era la base, era il credo negativo di non essere abbastanza luce all'interno da poter donare fuori, per avidità, per restrizioni, ristrettezze, ok? Qua ti dice: senti l'amore all'interno di te, sentiti abbondante. Io non manco di nulla, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. E credi fermamente, io credo fermamente di essere l'assoluto. Come comune denominatore a tutti, questa stesa parla dell'abbondanza interna che si manifesta in termini di autenticità fuori, amare le proprie contraddizioni, iniziare a verbalizzare il potere del verbo che ami le tue contraddizioni, manifesta fuori manifestazioni fluide, energia fluida, va bene? Ok, wow, ragazze mie, quindi mi auguro di avervi dato un ulteriore assist nel lavoro su voi stesse. Complimenti per questa piena manifestazione, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!